Ciao da Fulvia, una piccola introduzione. Aggiungo questa parte di filmato a conclusione della lavorazione. Sappiate che ci ho messo un po' di tempo per mettere insieme questo video. Non è stato veloce perché ho cambiato spesso la location, un po' per pioggia, un po' per sole, un po' in casa, un po' su un tavolo, un po' su un puff, un po' sul terrazzo. È stato veramente divertente anche mettere insieme tutti questi passaggi di lavorazione. Spero che comunque apprezzerete il risultato finale. Se ve lo ricordo ogni tanto, però penso che sia abbastanza scontato. Se doveste avere qualche domanda da farmi o qualche commento, aggiungetelo sotto, io vi risponderò sicuramente. E poi una cosa, ho voluto chiamare questo top Chissa perché è un nome che ho trovato di natura africana. Non so perché mi ricorda un po' queste lavorazioni un po' indigene. Spero che anche l'originalità del nome sia apprezzata. Vi lascio quindi al seguito di questo video e ovviamente se vorrete mi trovate sempre qui. Ciao ciao! Ho deciso di realizzare un piccolo top con apertura frontale. Qui vedete già le due coppe esattamente speculari e identiche e vi girerò qualche momento di lavorazione in seguito perché effettivamente si tratta di grani triangolari con un disegno abbastanza comune. A questo punto, essendo appunto il mio top aperto frontalmente, dovrò prevedere la lavorazione per la parte posteriore, quindi misuro la mia schiena dall'attaccatura del seno, quindi attaccatura seno, giro intorno alla schiena, attaccatura seno e in questo modo avrò la possibilità di contare un dot di catenelle da attaccare proprio in prossimità degli angoli esterni delle mie coppe e avviare la lavorazione che segue poi per la schiena.
arrivo all'angolo, 2 sull'ultimo spazio che ho a disposizione, e adesso inserisco l'uncino tra un punto e l'altro, quindi qui 1, 2 e infine di qua 1, 2, e per girarmi sul lato opposto 2 catenella, 1 basso e un altro basso, inserisco sempre, questi sono 3 punti alti, quindi 1, 2 nel secondo, e adesso riprendo 2 punti bassi per ciascun spazio, 1, 2. Questo è l'angolo. Quindi catenella, il bordo di punti bassi, angolo, e adesso procedo su questo lato e infine il terzo per chiudermi in prossimità della catenella. Arrivata in fondo anche di questo lato, chiudo con l'ultimissimo punto basso in prossimità della catenella che ho fatto inizialmente dei 110 punti, quindi punto basso, chiudo il perimetro e blocco il filo, quindi lo tiro dentro e per ora metto un marcatore. Ecco. Questa è la nostra prima coppa. Ecco dunque, questo è uno schemino molto veloce per fare il riassunto un po' della lavorazione. Ho fatto le mie coppe e a questo punto devo proseguire il mio progetto con la lavorazione che prevede proprio tutta la parte posteriore. La misura che mi interessa raggiungere sono 50 centimetri. Adesso prima di affrontare questi 50 centimetri mi attacco con la lavorazione frontalmente. Dal momento che ho bisogno di vedere nel senso giusto la mia catenella, mi muovo per l'appunto da questa coppa indietro, quindi prima attacco la mia lavorazione dalla parte interna della coppa, quindi inizierò qua, mi attacco con un punto basso su questa prima coppa e mi muovo dall'altra parte. Arrivati a questo punto conterò le mie catenelle in modo da raggiungere almeno 50 centimetri. Poi mi attacco qua e proseguo con i punti bassi anche su questo lato, quindi prima parto da questa parte, catenella, e parto di qua. Una volta arrivata da questa parte giro il lavoro e torno indietro, perché abbiamo detto che questa parte voglio lasciarla aperta. Quindi proseguiamo con la lavorazione. Buono spin!
Bene, ho girato le mie coppe a testa in giù e adesso riprendo la lavorazione dalla coppa che mi troverò sulla mia sinistra. Ricordate, qui avevo messo un filo per farmi presente che qui sarà lo spazio aperto del mio top, e quindi adesso attaccherò il mio filo nero per procedere nella lavorazione su quest'angolo, l'angolo sinistro, l'angolo estremo sinistro della coppa. Quindi lo tiro direttamente dentro, lo aggancio insieme così lo blocco bene. E siccome poi sono punti bassi, faccio un paio di catenelle, perché uno è di blocco e l'altra è la catenella del punto. Bene, nascondiamo sotto la codina del filo e adesso procedo un punto basso per portarmi nella direzione opposta della coppa. Ecco, per fortuna i punti della catenella sotto sono abbastanza visibili, nonostante questo match di colori bianco e nero. È abbastanza semplice entrare e chiudere. Questo è il primo passaggio. Adesso arriverò fino in fondo alla coppa e da qui in poi partirà la catenella per circondarmi la schiena. Questo posso toglierlo, che ora non mi serve più e anzi mi crea un po' di fastidio, e per ricordarmi che dovrò girare tutto intorno ed entrare qui, mi metto un segnapunto. Bene, ci vediamo in fondo alla lavorazione di questa riga veloce per attaccare la catenella. Arrivata in fondo alla coppa, ecco che adesso avvio la catenella. Ricordiamoci 50 cm da rispettare e quindi via al conteggio. Per fare quindi la mia misura dei 50 cm sono stati necessarie 105 catenelle. Quindi ora che adesso ho la mia circonferenza, ribalto la mia coppa e vado a prendere da questa parte, ribaltando la coppa, anche l'altro gancio. Quindi vado a prendere l'altro punto che mi interessa e da dietro ecco, attacchiamo il punto. Uno e voilà. Togliamo il segno che dà solo fastidio adesso ed eccoci con la lavorazione della nostra coppa. Ricordiamo di mettere sempre la codina dietro ed eseguiamo anche in questo caso la riga di punti bassi fino ad arrivare al nostro centro del top dove ci sarà l'apertura. Siamo così arrivati in fondo anche all'altra coppa, quindi sono gli ultimi punti, basso
Voilà, ancora l'ultimo nella catenella estrema dell'angolo della coppa, e ora girerò il lavoro per proseguire nella lunghezza del mio busto, considerando ovviamente, come ripeto più volte, che stiamo lavorando soltanto la parte della schiena in pratica, perché la parte davanti sarà, abbiamo detto, aperta. Quindi direi che posso fare una riga di punti alti. Adesso vedo se farli sempre bucati o pieni, e ci vediamo poi per il resto dei passaggi. A dopo. E voilà, ci eravamo lasciati ancora alla prima fase dell'inizio con il collegamento delle due coppe e quindi la catenella. Ho poi realizzato una prima riga di spaziature, quindi preso uno, lasciato uno, preso uno, lasciato uno, quindi alternato un punto alto, catenella, un punto alto per tutta la prima riga. Poi ho ripetuto la riga piena su ciascun punto sottostante ed infine ho aumentato la larghezza dei miei quadrati prendendo due spazi sotto, quindi alzandomi con un doppio punto, 3 catenelle, doppio punto, tenendo presente questa ritmicità di due spazi più piccoli sottostanti. Quindi sono già arrivata a buon punto con l'esecuzione. Ci tenevo a dirvi una cosa, ecco, quando collegate le due coppe e valutate i centimetri della vostra schiena, ovviamente se vi trovate a fare un punto alternato può essere che non arriviate alla pari con la parte opposta, perché o manca un punto oppure due, oppure vi vengono dispari. In ogni caso potreste avere una piccola incompatibilità con i punti, sempre se scegliete di fare queste spaziature. Quindi un consiglio: intanto inizialmente potreste banalmente contarli e valutare se vi conviene effettivamente alternare il punto e se coincide con una chiusura ottimale, e questo è il primo passaggio. Oppure trovate la metà, in questo caso ricordo che siamo sulla schiena, della vostra schiena, e affrontate piano piano i vostri quadratini. Quando poi vi trovate sulla metà, valutate qual era lo scarto che vi eventualmente potevate trovare verso la fine, e recuperate quei punti, cioè anziché fare uno spazio, una catenella, sì, un punto alto, uno spazio, un punto alto, magari lasciarne un in più, oppure riempite tutto il quadrato, ad esempio, in modo tale che recuperate subito qua la differenza dei punti che potreste trovarvi verso la fine. Questo perché siamo sulla schiena e se il punto di scarto è uno soltanto, non andrà a incidere, ad influire sulla lavorazione in modo così determinante. Oltretutto, siccome siete sulla schiena, quel punto, quei due punti che vi mancano per combaciare perfettamente, si allineano poi con il resto della lavorazione. Io effettivamente mi ero trovata un punto in più, quindi alla fine ho lasciato uno spazio in più fra i miei punti sottostanti e così ho recuperato la differenza. Ecco, questo non so se sono riuscita a spiegarlo nel migliore dei modi. Spero di avervi fatto comprendere che durante la lavorazione
Non sempre va tutto così come da schema, dovete abituarvi ad avere elasticità anche di pensiero, mi viene da dire, perché poi il bello della creazione viene durante, no? Quindi questo è il senso di quando si inizia un lavoro anche senza seguire uno schema particolare, no? Comunque, ora, visto che siamo arrivati a un buon risultato, stavo pensando di riproporre lo stesso colore mélange di grigio e quindi farei una riga adesso di grigio e poi valuterei quasi quasi di fare delle rifiniture magari intorno al bordino e di chiudere la lavorazione. Andiamo con gradi, quindi facciamo questa riga in grigio mélange e poi ci vediamo in seguito e vediamo come procedere. A dopo! Come dicevo, ho ripreso il colore grigio mélange e ho fatto un'ultima riga esattamente come le precedenti col motivo a rete, quindi doppio punto alto, 3 catenelle, doppio punto alto e così fino alla fine della riga. Notate che ho già fatto anche un'ultimissima riga con questo punto di decorazione, è un piccolo motivo molto semplice che però ha un grande effetto quando si tratta di corpini e di top. Già subito nel momento in cui girate il lavoro partite con le catenelle, sono sempre punti a catenella che si ripetono. Le prime sono 4 perché una catenella è considerata, diciamo così, il punto di partenza, quindi sono 4, 3 altre catenelle chiuse insieme da un punto bassissimo, 3 catenelle e punto basso e così fino alla fine della riga, quindi dal punto basso 3 più 3 chiuse insieme, 3 e punto basso. Non c'è praticamente nessun altro accorgimento perché si agganciano direttamente ai quadrati formati sotto e arrivi a fine riga senza dover contare eventuali spazi o alternanza di punti. Ecco, stavo pensando, adesso vi giro il top così magari riuscite a vedere un po' meglio. Vediamo un po' se si riesce a capire. Questo è il senso del top che poi avrà l'apertura frontale. Quindi stavo pensando che probabilmente chiuderò con una riga di nero per rafforzare il bordo che avrà appunto la chiusura con le piccole catenelle che serviranno per l'appunto ad agganciare il top di fronte seno. E vediamo un po' come verrà il risultato. Studierò poi a fine del giro se c'è qualcos'altro che si può fare, se vi darò magari dei suggerimenti per abbellire ulteriormente il nostro top. Come sapete, a me piacciono molto le cose che nascono così in modo spontaneo. Se mi vengono delle idee al momento cerco di realizzarle, sono anche capace di tornare indietro e rifare il lavoro 4000 volte, però insomma l'importante è che il risultato mi soddisfi fino in fondo. Sono tutte cose che soprattutto quando si tratta di questi lavoretti molto semplici nascono senza uno schema preciso, quindi sono punti base che si possono fare col crochet e la lavorazione veramente viene diciamo così passo dopo passo molto spontanea. Arrivo fino in fondo alla mia riga ultima di decoro e poi vediamo insieme se viene qualche altro suggerimento, dicevo, per abbellire ulteriormente il mio top, e naturalmente poi lo proverò per vedere dove ci sono delle criticità o se è tutto ok.
Ciao! Dunque, dove siamo arrivati? Vediamo un po'. Ho provato il top e ho fatto delle considerazioni, quindi a questo punto vi faccio vedere, così come lo state guardando, le accortezze che ho provveduto a fare, proprio perché ero insoddisfatta di come mi era venuto in precedenza. Intanto, come notate, intorno alla coppa ho ulteriormente eseguito tutto un giro di ulteriore doppi punti alti. Questo perché nella prova che avevo fatto ho constatato che sull'angolo ascellare, proprio l'incavo ascellare, mi si apriva la coppa e mi si vedeva troppo il seno, non mi soddisfaceva la vestibilità. Quindi ho aumentato, adesso vi faccio vedere bene nella parte centrale, ho aumentato il mio lavoro in altezza di ulteriori 2 righe, quindi avevo considerato terminato il mio busto con queste prime righe e la parte, diciamo così, decorativa sul basso di questo punto a tendina. E come dicevo, per l'appunto c'era la parte interna di queste coppe che mi si allargava troppo, quindi queste sono le 2 righe che ho fatto in aggiunta per inglobare meglio le coppe del seno e rendere appunto più fit, come si usa dire, il mio top, che avvolga bene il seno. Ho al momento fissato le spalline a una distanza equivalente da questa parte e da questa parte. Questo è il mio centro. Me lo sono segnato in questo modo proprio per avere anche una simmetria di punti uguali sia sul lato destro che sul lato sinistro. Ecco, le spalline al momento le ho lasciate semplicemente legate con un nodino, sono sciolte e ho messo un segnapunto, perché sto valutando che forse mi conviene non fissarle definitivamente, in quanto le spalle di ciascuno di noi possono essere differenti e quindi vale la pena tenerle regolabili. E quindi penso proprio che inserirò un paio di bottoncini neri a questo punto, in modo che il cordino possa scendere in regolazione e agganciarsi poi al bottoncino. Lo vediamo poi nell'ultimo passaggio. Ora tenevo a farvi un piccolo appunto sulle coppe che ho scelto di inserire sempre nella parte interna. Gomma piuma, punto festone, ago filo nero, semplicemente dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori le ho bloccate. In questo modo ho reso definitivamente solida il mio corpetto. Ecco, vi faccio vedere il particolare del giro che ho deciso di affrontare, perché poi arrivata a questo punto mi sono agganciata direttamente alla spallina che già avevo, per poi riprendere dalla parte opposta con questo modo a scalare per rendere più armonico il lavoro intorno al seno. Questo è il mio top, come dicevo, completamente aperto nella parte interna, e queste sono le coppe che ho attaccato direttamente con
un giro di punto festone intorno alla gomma piuma della coppa e poi fissandola con ago e filo sul lavoro. Le ho scelte bianche proprio perché sul frontale io possa vedere bene il motivo che ho scelto sulla mia granny triangolare. Vedete come è venuto proprio molto carino? Si vede benissimo il fiore e dà comunque questo aspetto di nudità, anche se in realtà ripara completamente il seno e non ha trasparenza. È proprio carino. Quindi non resta che, come dicevo, mettere 2 bottoncini sul retro e eseguire una catenella che mi prenda dentro fuori tutta la parte retro per poi uscire frontalmente, in modo tale che io posso regolarmi e stringere a piacimento il mio top. Farò poi anche un'ulteriore prova indossata a termine del lavoro. Bene, ho fatto una catenella sufficientemente lunga per girare intorno alla schiena e quindi al mio busto e l'ho raddoppiata con un punto basso per ogni singola catenella, quindi è diventata insomma della stessa consistenza delle spalline che avevo già in precedenza eseguito per le mie coppe seno. Ora, con l'aiuto di un segnapunto introdurrò a partire dal frontale, ecco, la mia strip per ogni punto bucato sotto alla coppa, in modo tale che poi avvolgerò tutto il busto e mi servirà per stringere e naturalmente chiudere il mio top. Non resta che poi, lo eseguirò con calma, ma adesso ci tenevo a ricordarvi che devo scegliere i bottoncini da mettere sul retro per dare la possibilità di essere aggiustate a proprio piacimento e regolate le spalline. Vi faccio vedere il mio contenitore di bottoni, aiuto! Ecco, qui troverò sicuramente quello che fa per me. Adesso vedo se trovare direttamente un bottoncino blu piccolino o magari ne troverò anche di carini che possa essere adatto alla mia brasierie, come viene chiamata. Datemi un minuto di tempo e ravanerò dentro i miei bottoni. Benissimo, il mio top è finito, finalmente. Non è stato un lavoro semplice, è stata una creazione step by step, inventata praticamente passo dopo passo. Ho quindi aggiunto la chiusura, come vi dicevo, del nastrino proprio frontale sotto la coppa del seno e dietro i bottoncini neri che mi servono per legare proprio molto in modo molto basilare le mie spalline. Direi che è venuto carino, non c'è altro da aggiungere perché vorrei che rimanesse semplice pur nel suo modo ricercato
di decoro. Adesso lo indosserò io per voi, non sono una modella di eccezione, quindi abbiate pazienza per ciò che vedrete, ma in ogni caso rende sicuramente bene l'idea. Buono spino a tutti e alla prossima creazione. Ciao!